Sono Mauro Felicoli, direttore della Reggia di Caserta. Cos'è la Reggia di Caserta? È uno dei monumenti più grandi del mondo, è un oggetto che è lungo circa 43 km, perché al di là del Palazzo Reale, che è 1200 stanze, abbiamo il parco, lungo circa 3 km, in cima al quale c'è il giardino inglese che Carolina, moglie di Ferdinando e sorella di Maria Antonietta, volle come suo giardino di delizie, e da lì parte un acquedotto che il Vanvitelli costruì per catturare le acque a 40 km da qui e rifornire le fontane con acqua di sorgente, e poi quest'acqua andava negli orti, diventava acqua di irrigazione. Quindi siamo all'interno di un, non posso dire di un monumento, addirittura di un monumento che sta dentro un paesaggio. Quando si parla della Reggia di Caserta si fa sempre un grande errore, considerare la Reggia fine a se stessa. Non è vero. Vanvitelli e Carlo III fondamentalmente, principalmente Carlo III, avevano concepito questo luogo come il complesso delle regge e delle delizie casertane. Lo studio della gastronomia del Settecento, della tradizione diciamo gastronomica borbonica non può che partire da Carditello. Carditello era una fattoria biologica ed era una fattoria sperimentale. In quel periodo avere una fattoria che studiava il miglioramento della razza equina e il miglioramento dei prodotti gastronomici, dei prodotti della terra, era un'idea rivoluzionaria. A Carditello infatti sono nate due cose fondamentali: la razza del cavallo napoletano, famosissima poi in tutto il mondo dal collo lunghissimo e bellissimo, e la mozzarella di bufala, più famosa del cavallo napoletano praticamente. Io sono uno abituato a mangiare bene, come si vede, e anche bere meglio. Sto facendo un viaggio alla scoperta della cucina locale, che già è distinta da quella napoletana, ci sono delle differenze. Poi anche qui c'è, perché c'è Caserta, poi c'è Versa, poi c'è Santa Maria, cioè non è ogni, è Marcianise, e noi di Marcianise non siamo mica come voi di Caserta, quegli altri, noi siamo Sanniti, non siamo mica, quindi già il casertano è già molto plurale. La cucina italiana non esiste, esistono quelli che semplificano, dicono che ci sono una ventina di cucine regionali, ma in realtà è una semplificazione. Ci sono forse 300-400 cucine provinciali o subprovinciali. Bisognerebbe poter fare, come mi è capitato adesso, che ogni 4 anni si cambia provincia e si scopre dei mondi completamente nuovi. Tutti i dipinti che voi vedete su queste pareti sono dipinti che stavano nella galleria di Carditello, cioè erano esposti in Carditello, che veniva chiamata la piccola reggia, utilizzata come fattoria di ricerca. Si ricercava la miglioria delle razze, prima quelle equina e poi le razze da cibo. Il maialino nero casertano è stato selezionato a Carditello. Maria Carolina, quindi, la regina, la moglie di Ferdinando IV, si fa condizionare dalla tavola napoletana e lei amava enormemente la carne di fagiano, ma amava un'altra cosa in particolare, le ostriche, che possiamo vedere in questa rappresentazione, e che le faceva allevare nel lago del Fusaro. Amava un'altra particolarità della terra, dell'entroterra napoletana, amava i meloni verdi, chiamati i meloni con la rete, perché vengono appesi durante l'anno per poi essere mangiati a Natale. In quel periodo la caccia era uno sport praticatissimo, chiaramente soltanto dai nobili quasi, solo loro se lo potevano permettere. Quindi diciamo la caccia e la cacciagione erano elevati alla tavola dei re, ecco. Mentre stranamente, perché oggi è all'incontrario, il pesce era un cibo popolano. La ripercussione della rivoluzione francese arriva a Napoli nel 1799 e ha un effetto diciamo devastante anche per la gastronomia, perché Ferdinando IV scappa in Sicilia con tutta la corte. Di conseguenza il tradizionale modo di mangiare viene condizionato dalla tavola siciliana e di conseguenza dalla tavola araba. Quindi in questo momento cominciano ad entrare nel tradizionale cibo napoletano i pinoli, la cannella, le spezie. Una cosa che vi vorrei far notare sono i taralli, guardate.
uguali, perfettamente uguali a come li mangiamo oggi. Questa dimostrazione che la tavola napoletana, la tavola di quel periodo, era una tavola già di grande successo, ma di talmente successo che è arrivata fino a noi. Una tavola quindi che a partire dal 700 è rimasta quasi, come dire, la stessa per circa 300 anni. Mia moglie ci tiene a farla mangiare bene, è anche un po' competitiva, e quindi da quando sono qui si mangia napoletano anche a Bologna, quindi anzi direi che fa un sugo napoletano veramente formidabile. Adesso abbiamo già fatto 4 o 5 prove. Ci stiamo allenando anche con la genovese, che io per esempio non la conoscevo, un piatto straordinario. Poi vedo che, diciamo, le famiglie che mi invitano, fra le signore c'è una certa competizione. A Napoli la mia genovese è migliore della sua. Allora se io scrivo su Facebook che sono stato a cena a quella famiglia, ho mangiato la genovese, è ottima, c'è subito un'altra collega che dice perché non hai sentito la mia adesso. Io penso che la Campania e il Sud debbano ricominciare o cominciare, non so dire, a essere ambiziosi, cioè ripensarsi o pensarsi in grande come un territorio straordinario che può produrre e dare molto di più. Io devo convincere un milanese, un russo a venire qua. Bene, allora cosa gli racconto? Gli dico che il monumento è bello, ma non basta. Gli devo raccontare che ci sono degli altri posti belli intorno. Quindi dobbiamo raccontare dei beni culturali, dei beni naturali, e poi dobbiamo raccontare, perché anche l'intellettuale più fino a un certo punto si siede a tavola, vuole mangiare bene, vuole bere ancora meglio. Allora dobbiamo raccontare qui, quando dicevo ambizioni, questa è la capitale mondiale della mozzarella di bufala. Non c'è un festival raccontato in tutta Italia in cui si dice venite qui, vi vedete la reggia e vi mangiate la mozzarella. Ma ci sono delle sagre della mozzarella, ma sono pensate sempre in un ambito locale. Ma se tu sei capitale mondiale devi avere la testa anche da capitale. Qui si fanno dei vini rossi straordinari, ma io prima di venire qua pensavo che il vino rosso fosse tutto fatto a Avellino, fosse tutto irpino. I vini rossi casertani sono straordinari. Alla Reggia è venuto Tornatore e anche negli appuntamenti prima con gli altri registi, se gli venisse voglia di girare alla Reggia noi saremmo ben felici. D'altra parte la Reggia è location per il cinema da tanto tempo. 2 episodi di Star Wars, cinema italiano da Sordi in poi, Mission Impossible è stata girata qui, dunque mi piace questa idea di un luogo, non solo di un museo statico solo da guardare, ma anche un luogo attivo, produttivo. Mi piace anche che la gente che viene abbia delle sorprese. Vorrei che questa grande macchina della Reggia ricominciasse a suonare. Vorrei anche che si stesse bene, che si mangiasse un po' meglio, che i luoghi del ristoro fossero più adeguati, che ci fossero diversi livelli, dal ristorante di lusso alla mensa dove può mangiare il ragazzino con 5 euro, anche nel parco vedere più gente che gira in bicicletta. Insomma, questa qui è una casa alla fine, no? Quindi non è che bisogna essere tanto intimiditi. Penso che non so, i bambini del re corressero per i corridoi, urlassero, facessero del casino, non so, forse avranno anche rotto qualcosa. Adesso io non voglio che rompano niente, però diciamo non è che dobbiamo mummificare tutto questo mondo. Alla fine facciamo poi odiare la cultura se continuiamo sempre con queste pedanterie, no? Il museo non deve intimidire, non deve dire al visitatore quanto sei ignorante. Il museo deve dire al visitatore vieni che qui, che il mondo della cultura è un'esperienza meravigliosa che puoi fare.